Oggi torniamo a sorvolare uno dei punti più delicati e monitorati d'Europa, la caldera dei Campi Flegrei, un'area vulcanica viva, in continua trasformazione, dove ogni scossa, ogni variazione del suolo e ogni cambiamento nelle fumarole può raccontare qualcosa di molto più profondo di ciò che appare in superficie. Un saluto a tutta la community di Solfatara News, a chi ci segue ogni giorno dalle nostre webcam live puntate sulla fumarola Pisciarelli, a chi controlla insieme a noi il sismografo indipendente installato sul territorio e a tutte le persone che stanno seguendo questo video per capire realmente cosa sta accadendo nei Campi Flegrei in queste ore così delicate. Noi continuiamo a documentare tutto direttamente dal territorio attraverso droni, monitoraggi visivi, rilevazioni termiche e osservazione costante delle fumarole. Non ci interessa creare panico inutile, ma mostrare ciò che vediamo realmente giorno dopo giorno. E quando si osserva la caldera senza interruzioni, ci si rende conto che alcuni segnali stanno cambiando in modo evidente. Prima di iniziare vogliamo ringraziare davvero tutti voi per il supporto continuo. Chi segue le nostre dirette, chi commenta i video, chi condivide gli aggiornamenti e chi ci sostiene tramite Buy Me a Coffee, aiutandoci a mantenere operative webcam, droni, sensori e monitoraggi indipendenti sul territorio. Tutto questo esiste grazie alla vostra fiducia. Oggi, venerdì 22 maggio 2026, abbiamo effettuato un nuovo monitoraggio aereo nella zona flegrea. Prima tappa, Fumarola Pisciarelli. Già dalla giornata di ieri avevamo notato qualcosa di insolito osservando la webcam live sul nostro canale YouTube. La fumarola aveva iniziato ad emettere quantità molto inferiori di vapore rispetto ai giorni precedenti. Avvicinandoci con il drone, oggi la situazione appare ancora più evidente. Meno vapore, pressione molto più bassa e attività apparentemente ridotta. Ed è proprio questo il punto più delicato. Molti potrebbero pensare che vedere meno vapore significhi una situazione più tranquilla, ma dal punto di vista vulcanologico non è sempre così. In un sistema idrotermale attivo come quello dei Campi Flegrei, una diminuzione improvvisa delle emissioni può indicare che i gas e i fluidi sotterranei stanno cambiando percorso, oppure che si stanno accumulando in profondità, aumentando la pressione all'interno della crosta. Dopo una forte scossa come quella di magnitudo 4,4 avvenuta ieri, il sottosuolo può subire modifiche improvvise, fratture che si chiudono, nuove vie che si aprono e spostamenti dei fluidi idrotermali verso altre zone della caldera. Quando il vapore diminuisce rapidamente ma le temperature restano alte, significa che il calore sotto continua ad esserci. E se il calore rimane ma il gas non riesce più a liberarsi correttamente, la pressione può iniziare ad accumularsi in maniera ancora più pericolosa. È un comportamento che in vulcanologia viene osservato con estrema attenzione perché può precedere nuove fratturazioni del sottosuolo e quindi altra attività sismica. Abbiamo misurato la temperatura nella fumarola Pisciarelli, che oggi risulta di 110,9 gradi centigradi. Come sempre vi mostriamo a schermo il grafico aggiornato con l'andamento delle temperature degli ultimi giorni. Temperature che restano elevate e con una tendenza che continua lentamente verso l'alto, nonostante il drastico calo del vapore visibile. Successivamente ci siamo spostati all'interno del cratere Solfatara, raggiungendo la fumarola Bocca Grande. E anche qui abbiamo osservato qualcosa che ci ha colpiti immediatamente. Ieri, subito dopo le forti scosse, questa fumarola appariva estremamente attiva. Getti di vapore densi, pressione elevata e una fuoriuscita continua di fluidi vulcanici. Oggi invece, alla stessa ora e con condizioni meteo molto simili, la situazione sembra completamente cambiata. La pressione è drasticamente diminuita e il vapore risulta molto più debole. Pisciarelli e Bocca Grande stanno mostrando entrambe un comportamento anomalo nello stesso momento. E questo è un dettaglio che non può essere ignorato. Quando più fumarole riducono improvvisamente le emissioni dopo un forte evento sismico, una delle ipotesi più preoccupanti è che i fluidi sotterranei si stiano redistribuendo in profondità, andando a pressurizzare nuove zone della caldera. I gas vulcanici non scompaiono improvvisamente, cercano nuove vie di fuga. E durante questo processo,
possono aumentare la pressione nelle aree più fragili del sottosuolo, provocando ulteriori rotture delle rocce e quindi nuove scosse anche importanti. Ed è qui che entra in gioco un altro aspetto estremamente delicato. La scossa di ieri è avvenuta in mare, ad una profondità di circa 3 chilometri. Questo significa che le fratture generate dal terremoto potrebbero aver interessato anche i fondali marini. Se queste fratture dovessero permettere all'acqua marina di infiltrarsi sempre più in profondità all'interno del sistema idrotermale, il contatto tra acqua e zone ad altissima temperatura potrebbe aumentare enormemente l'instabilità del sistema. L'acqua, entrando in ambienti molto caldi o vicini a corpi magmatici, può trasformarsi rapidamente in vapore ad altissima pressione. E quando questo avviene in spazi confinati sotterranei, il rischio è quello di esplosioni idrotermali improvvise. Parliamo di eventi capaci di liberare enormi quantità di energia in pochissimo tempo, proiettando fango, rocce, cenere e gas bollenti anche a grande distanza. Ed è proprio per questo che ogni variazione nelle fumarole viene osservata con la massima attenzione. Abbiamo misurato la temperatura della fumarola Bocca Grande, che oggi risulta di 187,1 gradi centigradi. Anche qui le temperature restano elevate e con tendenza all'aumento nonostante la pressione visibilmente più bassa e la drastica riduzione del vapore emesso. La sensazione osservando il territorio oggi è che il sistema stia attraversando una nuova fase di assestamento e riorganizzazione interna. Ed è proprio durante queste fasi che spesso la caldera può generare nuovi eventi improvvisi. Noi continueremo a monitorare costantemente l'area con droni, webcam e rilevazioni sul territorio per documentare ogni cambiamento reale senza filtri e senza nascondere nulla. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di queste immagini e soprattutto se anche voi avete notato variazioni nelle fumarole o percepito nuove scosse nelle ultime ore. Se il video vi è stato utile lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti dalla caldera dei Campi Flegrei. Da Solfatara News è tutto, ma restate vigili, perché la situazione qui continua ad evolversi giorno dopo giorno.